Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale. Buongiorno, qual è il nostro canale? Abbiamo la maglia. Qual è il nostro canale? In Ricordiamo. camper con C e Salvo. Oggi sembra ottobre inoltrato, praticamente metà ottobre. Anche se ieri non lo abbiamo è. detto ottobre, oggi diciamo quasi novembre. Quasi novembre, diciamo. Adesso la facciamo vedere. Speriamo si apra poi, perché oggi è proprio brutta la giornata. Ma Tanto proprio oggi brutta. ci spostiamo di qua, andiamo giù, cioè continuiamo verso sud. No? Buoni questi cookies, li abbiamo comprati ieri al supermercato. Al cioccolato. Per me c'è troppo cioccolato. Sì, c'è tanto cioccolato. Carichiamo un po' di acqua, cioè, come abbiamo già detto più volte, qua vicino ci sono i bagni per andarla a buttare, e carichiamo anche un po' di acqua visto che c'è sia il bagno che la fontanella qua. Adesso la giornata si è schiarita, ma prima era grigio, tutto quanto. Il mattino è sempre piuttosto brutto. Poi quando la spiaggia inizia a popolarsi, un'altra cosa. Sono proprio sporchi sti vetri. Poi con tutta sta polvere che c'è qua. Che guardi, Pi? Preso un po' di pane. E l'anguria anche, wow. 1,64. Ho preparato un'insalatina leggera, perché adesso poi dobbiamo guidare. Sì, alla fine pranziamo ancora qua perché si è fatto Sì, tardi. vedi, qui c'è l'altra che ho pulito. L'ho inziccata qua dentro, un po' di forza. Ce l'abbiamo già pronta, lavata, asciugata. Poi, mentre che Cinzia faceva altro, Sì, lavato, stavo montando il prossimo video. lavato Qua, e l'uva. pulito l'uva, cioè lavato. Lavata, sì. Sì, pulita, perché c'ha tutti quei cosini che fa la pianta, cioè che fa la frutta lì. Cosini piccolini. E poi c'è del prosciutto, c'è del formaggio, abbiamo la frutta già pronta per dopo, la fettina di anguria da finire, una banana che è un po' molliccia, diventano subito molli queste banane. Il giorno prima le compri e sono dure come una pietra, poi diventano, guarda, Sì, molli. tutte molli. Non è che siano proprio di questa gran qualità, E boh, iniziamo a mangiarci questo e poi si vedrà. Pranzetto, vista mare. Il sole va, viene. Io ho la pelle d'oca. Fai vedere? Mamma mia, c'ha il pelo rizzo sempre sta mia mogliettino. Sì, purtroppo. Sì, si è alzato di nuovo il vento. Partiamo, Si parte dopo. Lasciamo Baiona. Dopo 4 notti che abbiamo fatto qua. Posto tranquillo, peccato per il tempo che non è stato il massimo. Sì, non ha piovuto. No, non ha piovuto, però sempre sto vento freddo, cioè. Sì, piuttosto rompiscato. Sì. Infatti adesso Adesso è coperto, sì, era serenato un po' prima a mezzogiorno. Sì, adesso la vedete azzurro, ma qua è coperto. È grigia la giornata. Questo è il centro di Baiona. sì, una parte, perché Una parte del centro, sì. Si sviluppa anche dall'altra parte. Adesso ti faccio vedere dove sono venuto a comprare il pesce. Probabilmente è chiuso perché è già tardi. Sono le 4:20. Questo non è qua, che... questa struttura qua. Ah, questa qui, questa Sì, qui. vedi che è chiuso, sì. Ah, è chiuso.
chiusa alle 4:20 del pomeriggio? Sì, perché il pesce lo vendono al mattino. Ah, lo vendono solo al mattino? Eh sì, il mattino presto. Infatti quando ero andato io erano quasi le 3, mi pare, se non ricordo male. Avevano quasi finito il pesce, una volta finito chiudono. Perché il pesce glielo consegnano presto. Abbiamo trovato una benzina col diesel 1,379. Quindi Diciamo ne approfittiamo per fare il pieno. Sì, anche perché non avevamo visto i prezzi bassi così ultimamente. Erano Sì, tutti erano più sull'1,5 qua in questa zona. Ho fatto il pieno. 41,72 litri con 57,53 euro. Le strade qui del nord della Spagna sono, vedete, sono 3 corsie, tutte le zone di salita, visto che ci sono anche molti camion dove trasportano merci. In questo caso danno la precedenza in salita alla doppia corsia, in modo che se c'è un camion che va piano, che fa fatica a fare la salita, coloro che sono dietro hanno la possibilità di superare. È tutto così qua al nord della Spagna. In discesa poi è al contrario. Come vi dicevo, adesso noi siamo in discesa e dall'altra parte c'è la doppia corsia. Il nord della Spagna è tutto così. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Dovrebbe esserci il ponte del Miño, eccolo qua. Il fiume Miño, che segna il confine tra Spagna e Portogallo. Eccolo qua, Rio Miño. Siamo ai confini della Spagna e si sta per entrare in Portogallo. Ecco, adesso siamo in Spagna. E Sì. oltre la metà del fiume, vedi? La metà del fiume, del ponte, è la metà del ponte. Siamo in Portogallo. Sì. Qua siamo in E Portogallo. vai, altra nazione aggiunta, eccolo qua, il Portugal. Portogallo. Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo tanti chilometri. Siamo giunti in Portogallo, ragazzi. Sono troppo contento. Sì, siamo contentissimi. Per la prima volta. Bene. Portogallo. Eccoci qua. Anche qua ci sono i segnali del Cammino di Santiago. Perché ovviamente per chi parte dal Portogallo, anche qua ci sono le strade del cammino. Mera Rodunda. Ronda, come che si dice? Ruta, Ronda. Comunque prima rotonda del Portogallo. Guardate che Anche linda. qua che ordine, che bella, i fiori. Muy linda. Primo distributore Portogallo, gasolio 1,631. Già è più alto rispetto alla Spagna. Sì, la benzina era quasi 1,8, se non ho visto male. Accidenti. Qua in Portogallo c'è il fuso orario, siamo un'ora indietro rispetto alla Spagna e quindi anche rispetto all'Italia, perché in Spagna c'è lo stesso orario dell'Italia, invece in Portogallo è un'ora indietro. Quindi abbiamo un ulteriore. Sì, Già in Spagna facciamo qui alle 10. sì. E qua sono le 6:10, in Spagna erano le 7:10, qua sono le 6:10. Che figata, Sì. Abbiamo fatto qualche chilometro qua in Portogallo e non vediamo altro che ristoranti. C'è un ristorante dietro l'altro. Ci Poi- siamo domandati, ma non è che danno da mangiare gratis? Infatti, un Ce ristorante n'era dietro. uno che c'era una coda fuori incredibile. Sì, Ed che era oggi è martedì, non Sì, è ma neanche poi per anche dire il l'orario, weekend. sono le 7. Qua sono le 7. Cioè non è che Boh. è tardi, che è ora di cena. È presto. Sì,
Per noi è presto, poi. Ma veramente, guarda, un altro anche qua. Dove? Una, Qua. una a sinistra e una a destra, guarda. Sì. Ristorante Qui qua il ristorante e qua no, il ristorante. È la stessa insegna. Ah, è la stessa insegna, Sì, ok. sì, sì, No, però ne abbiamo visti veramente tanti. Ce n'è una marea. L'altro qua, ristorante. Eccolo qua. Ristorante qua. Oh, ma sai che non riesco a vedere una cavolo di panetteria? Chissà come si chiamano qua le panetterie. Boh, qua in Portogallo bisogna guardare come si chiamano. Ciao amico. Qua c'è un Lidl. C'è stato detto che in Portogallo a qualsiasi Lidl ci sono i parcheggi per i camper gratuiti. Sì, ce ne sono Sì. un paio. Sì, ci sono proprio i parcheggi per i camper. Vediamo se è così qua. Primo Lidl. Primo Lidl. In questo Lidl non ne abbiamo visti parcheggi per i camper. Forse è piccino. Boh, non lo forse è so. troppo piccolo. Boh. Ristorante, qua ristorante, lì di qua un altro ristorante. Porca miseriaccia che roba. Ecco la scritta Praies, non so se avete visto il cartello marrone, è spiaggia in portoghese. Comunque panetteria si dice padaria in portoghese. Mamma mia che brutto sto palazzone. E qua abbiamo un colibrì fatto tutto di fiori. Mamma mia che aria fredda. C'è un vento qua, ragazzi. Fantastico. Faccio un per prezzi. Ragazzi, vento gelido qua in Portogallo. Mamma mia, oh. Mi sono messo il giubbotto perché non si poteva stare fuori dal freddo. Il bello è che ho visto delle persone in pantaloncini a torso nudo con l'asciugamano a spalle. Cinzia è disperata, mi ha detto no, di qua andiamo via. Mi ha subito detto no, di qua noi ce ne andiamo. No, veramente ragazzi, poi laggiù in fondo si vedono le onde che sbattono sulle rocce, solo che ho il sole in faccia, non vedo se si riesce a vedere bene o no, perché è abbastanza distante, non so se si vede, comunque non so neanche cosa dire veramente, questo freddo non riesco a darmene una ragione. Delle onde ragazzi, mamma mia. Spavento, pizzi Sì. che roba. Proprio cattive, Ah, che aria fredda, mamma mia. Che fai? Che fai? Con le scarpe. È stata una merda, primi passi in Portogallo, subito una bella merda, quella lì. Ma si può. Ma fa un freddo cane, ragazzi. Oh, l'abbiamo già detto tante volte, Ma basta. si può? Mamma mia che aria fredda, entro dentro. Abbiamo trovato un parcheggio qua per la notte, un parcheggio libero, qua a Póvoa de Varzim. Siamo a circa 30 km da Porto, a nord naturalmente, e niente, passeremo la notte qua, poi domani continueremo. Domani scappiamo sempre più verso sud. Stasera un po' di pasta, Eccola qua. Penne con tonno, piselli, cos'altro gli hai messo? No, capperi, Ah, non sono piselli, capperi. Sì, dei capperini. Ok. E cipolla. Ok.
La cipolla col tonno è buonissima. Mi sono sì. messo la canottiera da battaglia perché sennò mi schizzo. Vabbè, dai. Eh sì, perché fai il battuto, fai il soffritto e tutto quanto. Io uso sempre ecco la forchetta. Ah, la maglia da battaglia. Cosa c'è qui? Sentivamo dei rumori, no? Prima stavo preparando, Cinzia era lì col telefono, sentivo dei rumori forti, dicevo ma che cavolo sono sti rumori? Gli ho detto a Cinzia, ma non li senti? Ho detto sì, li sento anch'io. Ho detto, boh. Dei botti, dei cosi strani, che quando siamo arrivati non si sentivano. Apro, ho detto fammi guardare fuori che cosa sta succedendo intorno a noi. Praticamente a pochi passi c'è un drive-in. Un Un drive-in. cinema all'aperto, un cinema con le auto, no? Il Sì, drive-in è quello. un cinema all'aperto. Sì. Ma pensa. Allora ho detto, ah, ecco da dove arriva sto burdello. Infatti ci sono tutte le macchine lì con il maxi schermo. Mi era anche venuta una mezza idea, ho detto, ma magari finito di cenare vado a fare un giro, vado a vedere, fare un pezzettino, no, di video per farvelo vedere. Ma mi sa che non ci vado, ecco. Non ci vai perché? Ci ho ripensato. Perché fa freddo a uscire fuori dal Ho camper. aperto la porta prima. No, qua nel camper si sta bene. Però quando arriviamo fuori fa freddo. sul lungomare qui di sto paese qua dove siamo, avete visto le immagini di prima, ho detto ah che bello, si vedeva il vento, no? Come sgancio l'affare la serratura dalla porta, mizzica mi ha preso la porta ma la sbaum porca vacca, ho detto mamma mia, oh calma. Sarola, mamma mia. Sì, che tra un po' mi portava via la porta. No, ma un vento micidiale. Poi magari siamo stati sfigati noi che abbiamo beccato il giorno o comunque i giorni dove c'è molto più vento. Abbiamo guardato le previsioni, i prossimi giorni siamo lì, forse un pelino di meno, ma e la cosa inizia a preoccuparci un po'. Sì, inizia un po' a preoccuparci sta cosa qua, sinceramente. Ma allora, qualcuno ci ha anche detto il nord della Spagna non vai per il mare, vai per sì, qualcuno ce l'ha detto, sì. E noi diciamo che non ce l'avevamo proprio tanto presente questa cosa, nel senso che io pensavo che dicevo vabbè puoi andare anche più per il mare, non è che ce l'avevo così, ero così consapevole di questa cosa che non fosse tanto per il mare. Io personalmente non ero così consapevole. Vabbè, sapevamo che c'era differenza, sì. Eravamo preparati e sapevamo anche che avremmo fatto non di certo i bagni che abbiamo fatto 2 anni fa al sud, su questo non c'era dubbio. Al sud della Spagna intendiamo. Sì, parliamo. Però nemmeno così, perché... Cioè così no, veramente. Perché comunque c'è tanto vento e l'aria è sempre stata piuttosto freddina. Quelli del posto sono abituati, si buttano, stanno in acqua come abbiamo fatto vedere anche nei video. Io non ho fatto un bagno. No, ne abbiamo fatti 2 ne abbiamo fatti 2 volte nella Spagna del Nord. Appena entrati in Spagna. Sì, a San Sebastián ne abbiamo fatto uno. San Sebastián, che là era bellissimo. Sì, veramente. Sì, era bello. Ho detto accidenti, che è tutto così, è il primo cittadina che abbiamo trovato entrati in Spagna. Si presenta bene. Poi sapevamo comunque che c'erano delle zone più ostiche, perché comunque non è che partiamo così, un minimo ci prepariamo, vediamo dei video di altre persone, insomma ci informiamo un minimo. Sapevamo che comunque era, mo tagliamo perché se no la pasta si fredda e poi c'ho anche fame, sta gorgogliando. Vabbè, facciamola breve. Questa cosa qui ci preoccupa un po', ma un po' di vento ci sta, ma da nemmeno poter star fuori. Vi racconto l'ultimo, poi mangiamo, ceniamo. Abbiamo messo gli oscuranti, sono arrivate 2 macchine prima di mettere gli oscuranti, perché noi ci mimetizziamo subito. Sono scesi una famiglia, tutti col piumino. Sì, col piumino. Ma non vi dico piumino invernale. Non volevo filmarli perché eravamo qui, proprio per farveli vedere, perché erano qui a 1 metro. Non mi sembrava il caso ho detto se si girano, dice ma questi che cosa ci filmano a fare, sai, aveva il tipo che è sceso, il padre, l'uomo,
poi c'era la moglie con dei bambini e lui aveva la giacca, quella che usiamo noi in inverno, Sì. quella col cappuccio e il pellicciotto qua. Sì. Cioè io quando l'ho visto ho detto mamma mia, erano tutti con la giacca Siamo invernale. ancora ad agosto, E siamo teniamo ad presente agosto. che siamo ancora ad agosto. Siamo Cioè, a ridosso di settembre, perché fra poche Sì. ore si può dire tra un po' sì, di fra un po' è settembre, però insomma, dai, Vabbè, mangiamo, va. mangiamo. Ottima questa pasta. Mi avevo proprio fame, cioè voglia di pasta, ecco. Sì, Adesso ottimo. se la mangiamo. Mm. Ricciolina mia bella. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno amici. Buongiorno. Siamo sempre qui a Povoa de Varzim e la giornata è grigia, non fa freddo come ieri sera perché non c'è il vento in questo momento. Sì, non c'è il vento, si sta bene. Sì. È grigio, ma almeno si sta bene. Sì. Ieri un freddo cane proprio. Sì, dentro il camper per carità, cioè si stava bene, ma fuori non abbiamo acceso il riscaldamento, solo per la cronaca. No, ci mancava però le ancora coperte quello. sono d'obbligo, Sì, le coperte sì sono d'obbligo. Che bel golf, bello. E si è visto un Golf vecchio. Vabbè, Bellissimo. non so se lo vedete dalle mie spalle. Sì, questo qua blu, vedete? Che bello. Sì, non è un benzina, un JTD però. Niente, adesso stiamo andando a cercare un negozio di telefonia, che abbiamo visto che c'è un negozio Vodafone qua vicino, per prendere la scheda SIM dati portoghese, perché se no è il solito discorso che abbiamo ancora la SIM spagnola, però la SIM spagnola si comporta esattamente come la SIM italiana quando vai all'estero, quindi abbiamo il numero di giga limitati, per cui dovremo prenderci una prepagata portoghese. Adesso vediamo. Eccoci qua, Vodafone all'interno di un centro commerciale. C'è un po' di coda, ma tra poco passiamo anche noi. Fatto tutto, abbiamo preso 2 SIM, abbiamo pagato più o meno come in Spagna, perché quella di Salvatore l'ha pagata 10 euro e ha 55 giga per 28 giorni, io ho pagato 15 euro e ho 95 giga per 28 giorni. E quindi il costo è come in Spagna. Spiace che delle SIM spagnole praticamente non ne abbiamo usufruito per 28 giorni, ma un po' di meno, però vabbè, pazienza. Poi quando ritorneremo in Spagna al ritorno dall'altra parte vedremo se quelle SIM potremo ancora, per non comprarne altre, potremo ancora ricaricarle o riutilizzarle, vediamo un po'. Adesso siamo venuti fino qua al centro commerciale, che abbiamo 2 cose da prendere. Qua c'è Banco del Pesce, baccalà proprio in grande quantità. Abbiamo il pane da prendere, delle pile alcaline, abbiamo 2 o 3 cose da prendere, non granché, non abbiamo da fare spesa grossa. Il baccalà, quanto baccalà? C'è un banco pescato incredibile dentro sul supermercato, enorme. C'è una marea di roba. Guardate qua. Vediamo quanto costa il salmone. C'è sardine fresche a 4,99. Guarda che bello sgombro che c'è qua. Gli sgombretti. Almeno mi sembra sgombro a me. Guarda qua, c'è il pane così. Sono quelli piccolini. O almeno che non è qualcosa che ci assomiglia. Qua c'è scritto. Sì, secondo me sono sgombretti. Poi. Ah, lì si trova pieno il fuoco. Non sta a filmare, no? Non sta a filmare. No. Non può. Ok. Noi abbiamo trovato anzi, aspetta, il questo. cioccolato Lind che compravamo noi una volta.
È arrivato quasi a 10 euro. No, ma aspetta, qua è una volta, anni fa lo compravo. Sì, ma non decenni fa, fino Sì. a qualche anno fa. Sì. Ma il suo prezzo qua è di 12,99. Sì, poi mettono il prezzo più alto per farti vedere che c'è lo sconto. Sì, naturalmente. comunque vabbè, il prezzo effettivo in vendita è 9,74. Io lo pagavo fino a qualche anno fa 4,90 euro. La metà. Sì. Alla Bennett, che è già comunque una catena abbastanza caruccia. 4,90 euro, adesso ha oltrepassato i 10 euro, cioè cose da male. Sì, comunque prima al banco del pesce la signora che serviva ha detto che non potevamo fare. Ci siamo interrotti perché ha detto che non potevamo fare né foto né video. Cioè, Eh, ci ha cazziati. ci ha cazziati. Poi Non magari. sai, mi fanno, stai facendo il video, vero? Io ero col telefono così. No. Ma poi magari, cioè, lei ha detto così, dipende da chi trovi, secondo me. Non è che tutti ti dicono, lei magari era così. Vabbè, gli ho detto, ovviamente, ho detto no, sì, ma vabbè. era palese che stavo dicendo una bugia, no? Ho fatto finta di niente, ho abbassato il telefono. Sta bottiglietta fatta così, Il bellissima. porto, 25, liquore tipico. 25 euro è del 2011, per Ah. cui ha quasi 15 anni, Mm. no? Eh sì. Questa sarà una bibita analcolica tipica di qua, il Sumol. Qui abbiamo l'enoteca, Bellissimo praticamente. sta reparto di Sì, distillati, vigno fresco, porto. Veramente bello. Abbiamo la formaggeria, salumeria, qui abbiamo la padaria, panetteria. Wow, che torte, che bomboloni, mamma mia. Ai, ai, ai. Acquistamos limao, Limao. mucho profumado limao. Prego, no, no, è una coltellata. Lasagna. Ai. Però è la bolognese. Però è la bolognese, eh. Sì, alla bolognese. Vabbè. Questa sarebbe la lasagna all'italiana, eh? Mia moglie mi fa comprare solo roba dolce. Sì, abbiamo comprato poi 2 croissant vuoti da riempire naturalmente e 2 bomboloni, uno alla crema e uno al cioccolato. Solo roba dolce mi fa comprare. Mia moglie. Qua vediamo che sopra c'è pure il cinema. Totale spesa al Pingo Doce 22,22. Abbiamo preso poca roba, non abbiamo fatto, come avete visto, spesa grossa, giusto 4 cose. Banco del pescato, come avete visto, spaziale, c'era Sì, mamma una mia, c'era marea di tutto e di roba, più. ma proprio in gran quantità. Poi era anche ben strutturato e presentato anche bene. Poi il salmone che abbiamo preso. 2 tranci di salmone da 7,38. No, 7? Cosa c'è scritto? 7,38,39, vabbè. L'abbiamo pagato praticamente 1,99 cada uno a trancio. Lo sì. vendevano un trancio 1,99. Ne abbiamo presi 2. Come Sì. prezzo è buono. Forse era meglio prenderne qualcuno in più, ma no? Vabbè. Siamo tornati sul lungomare.
C'è una foschia all'orizzonte. La brezza marina. La brezza marina. Sono i lidi, c'è anche gente in spiaggia. No, non mi piace questo mare, sapete. È troppo agitato e poi non è bello. E ora piccolo spuntino con la pasta che abbiamo avanzato di ieri sera, tutta bella bruciacchiata, ancora più buona. Sto scaldando il pesce. Sì, poi abbiamo anche il pesce lì, il bonito del Cantabrico da finire. 30 di agosto. Sentiamo il parlare portoghese. Obrigado. Allora, un po' di anguria, un po' di uvetta. Anguria, uva. La prima uva di quest'anno, eh? Prima volta che mangiamo l'uva. Sì. Com'è? È dolce, è buona. Buona. Dopo il pranzetto ci siamo mossi un attimo, andiamo a farci 2 passi qua nella zona. Adesso stiamo andando verso il mare e vediamo un po'. Ci troviamo a Villa do Conde. Villa do Conde, che è vicino praticamente a 2 passi dal paesino dove eravamo prima. Sì. Questo è il forte di São João. Ciao Joao. Come anche in Spagna, tanti utilizzano questa tecnica qua per proteggersi dal vento. Che onde, mamma mia. Non ho mai visto una roba del genere. C'è un cane C'è un cane qua nell'acqua. Ma dove va? Ma così affoga, poverino. Sta nuotando. Sì, che sta nuotando si vede, ma cioè qui ci sono tante Cosa ci fa lì, poveraccio? Ma dimmi te, oh. Vieni di qua, che di là no. Cioè, guardate sto cane. Dove cavolo se ne sta andando? Come c'è finito lì? Ma di sicuro da solo, sì, ma ma- cioè, però Boh. sarà stremato, perché comunque nuotare qua le correnti sono importanti. Adesso qua è un po' più riparato. Si sta dirigendo verso quegli scogli là. Speriamo riesca Riesca a arrivare, sano e salvo. a salirci oltretutto. Abbiamo chiesto a questi portoghesi se possono chiamare qualcuno per soccorrere il cane, perché noi effettivamente non sappiamo chiamare. Adesso questa ragazza sta telefonando. Salvatore sta monitorando col binocolo. È quasi la arrivato agli situazione. scogli, Quasi arrivato agli scogli. Il problema lì è salire. Poi ci sono gli scogli. Io non lo vedo più in questo momento. Salvatore lo sta vedendo col Si è binocolo. buttato di proposito, è un cane veramente cazzuto, Sì, ma per quale motivo? Cioè, è anche un po' stupido per buttarsi così Vabbè, di magari proposito. vuole farsi una nuotata, il problema è che è un bel po' che è lì, E l'acqua è fredda, poi ci sono le correnti che sono
È arrivata forse una moto È un d'acqua quad, qua, un quad. non è una moto d'acqua. Ah, guardali lì che sono Ecco, arrivati. ecco, stanno arrivando. Wow, filma tutto, Rich. Spettacolo, Ah, ecco, finalmente ecco. speriamo che riescano a salvarlo. Eccolo lì il cane. Meno male, Avevo il terrore di vederlo andare giù. Infatti, Madonna. infatti. Speriamo che riescano a tirarlo su. Il cane magari ha anche paura, vedo che si allontana. L'hanno preso? No, ancora no. Si è allontanato. Ma perché si allontana sto cane? Evidentemente Ah, è lì, sì, è spaventato. vero, è lì, sì. Poi c'è anche le correnti, Rich, evidentemente ha paura. Poverino. Poi col gommone non possono neanche andare contro gli scogli. Già. Devono capire anche come fare a prenderlo. Sì che si allontana. Poverino. Come mai? Boh. Ah, guarda che c'è qua. Ecco qua, questa sarà la guardia costiera. Sono arrivati anche i vigili del fuoco addirittura. Siamo tutti Siamo tutti in trepida attesa che salvino il cane. Sì, si è formato un gruppetto anche di là. Il cane continua a sfuggire. Oh, finalmente vede il cane. Non si vede qua dalla videocamera, io non lo vedo. È stremato, poverino. Però pare che l'abbiano preso. L'hanno salvato. Sì, l'hanno salvato. A un qualcosa, una corda, e ovviamente anche loro, per paura di essere magari morsi, si stanno muovendo con cautela, anche magari per dare tempo al cane di riprendersi, perché è stato in acqua un sacco di tempo. Infatti, poverino. Abbia un padrone che magari Chi lo sa se ha un può padrone. prendere cura, boh. Infatti. Comunque lo vedo. Meno male, guarda, Meno male, dai. Ce l'hanno fatta. Cammina con le sue zampe, che bello. Ma io non lo vedo da qua dalla videocamera. Sì, guardalo. È un bel Ma pastore. dov'è, scusa? Ma è sulla barca? Guarda che tra poco È sulla barca? No, vicino quello lì con la maglia gialla. Lo vedi? Adesso il cane. Ma è sugli scogli quello con la maglia gialla? Sì, è sopra il cane adesso. È sopra gli scogli? Sì. Ah, sì, ok, lo vedo, l'ho visto. Sì, è qua. Sì. È lì che adesso cammina sulla terraferma. Ha preso una soglia qua un pescatore. Linguedo. Siamo stati qua sul molo a vedere le cose che vi abbiamo fatto vedere, il salvataggio del cane, i pescatori che pescavano, e poi adesso siamo usciti dal molo e abbiamo visto questo. Ho appena finito di dire a Rich: guarda, abbiamo trovato un posticino dove eventualmente dovessimo stare qui ancora stasera, possiamo stare. Sì. Tranquillo. Qua sul molo. Anzi, magari tiro fuori la canna, mi faccio 2 lanci. Niente. Alle bici. Cartello. C'è il divieto, via. poi magari non ti fanno niente. Magari non ti dicono niente, Però boh. c'è sempre questo diciamo tra virgolette discriminazione. Infatti. Qua abbiamo i giardini pubblici col parco per i giochi per i bambini. Di qua c'è un campetto. Certo che qua in Portogallo sanno bene, almeno. Ci sembra. Quello che abbiamo visto in questo paese, ci sono un sacco di macchine. Sì, di lusso, macchinoni. Jaguar, sì. Mercedes, Porsche, pescatori con il BMW Serie 5, Mercedes Cabrio, cioè. No, vabbè, abbiamo visto anche tante macchine vecchie, diciamo, comunque vecchiotte. Sì, però cioè di macchine di un certo calibro ce ne sono proprio tante. Glielo dicevo anche ieri mentre che stavamo attraversando il paese. Dicevo: Mizzica, guarda qua quante. Oltretutto, come ci sono anche tantissimi ristoranti, vabbè. Sì, tantissimi ristoranti, come abbiamo già detto. È una zona evidentemente benestante. Qua il campetto pieno di localini dove la gente in questo momento fa l'aperitivo, prende un caffè. Non c'è tanta gente comunque.
Stiamo tornando al camper. Abbiamo visto il cartello che abbiamo visto prima al molo, in realtà l'abbiamo visto anche per il parcheggio dove ci siamo parcheggiati, ma non l'avevamo visto prima sto cartello, l'abbiamo visto solo adesso. Boh, speriamo che non ci sia nessuna sorpresa. Arrivati al camper, vediamo un po'. Non c'è niente, sembra che non ci sia niente. Siamo stati via un po' comunque. No, pare che non ce ne siano di multe, grazie a Dio. Ci siamo spostati al molo dove eravamo prima, che c'erano i pescatori che pescavano. Abbiamo fatto finta di niente con nonchalance. Siamo venuti qua col camper, anche se c'è il cartello di divieto. Poi al limite, se ci dicono qualcosa, se qualcuno viene a dirci qualcosa, ci spostiamo. E così il pescatore ne sta approfittando per fare qualche lancio. Eccolo, in azione. Il pescatore si è dovuto bardare perché sono le 8 di sera, qua fa freddo. Baccalao. Baccalà, prendi il baccalà, Pi. Ci stiamo spostando per cercare un parcheggio. Abbiamo visto un parcheggio segnalato da Park Fortnite in questa zona e stiamo vedendo una zona molto carina con tutti questi localini vicino al mare, ristorantini. Guarda lì che arrostisce. Buono. Sì, qua abbiamo proprio qua sul mare, poi c'è il porto. È una zona carina. Sì. E qua vicino c'è un parcheggio dove segnalato da Park Fortnite, come abbiamo detto, con tutte belle recensioni. Guarda che palazzo che c'è qua. Cazzo di cazzo. E questa è la zona, infatti dicono che è una zona residenziale. Guarda che ristoranti che ci sono. Guarda che Sì. camper, oh. Guarda, camper. Che bello, vecchio. Uè, Cupa. Antico. Bellissimo. Madonna che lusso qua, oh. Già. Caspiterina. Guarda che palazzone enorme. Oh, fighissimo sto palazzo, tutto vintage, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Aveva tutte le piastrelle smaltate verde. Quel verde acqua, pistacchio. verde. Sembrava verde pistacchio. Che c'erano tanti anni fa. Qua attraversiamo il Rio, il fiume. Siamo arrivati al parcheggio e abbiamo visto un po' di camper parcheggiati qua. Guarda quanti ce n'è laggiù. Sì, qua giù ce n'è parecchi. Stasera vi abbiamo fatto vedere il video Portogallo by night. Portogallo by night. E qua siamo vicini alla spiaggia praticamente. Sì, no? di fronte c'è il mare Sì, praticamente. siamo di fronte al mare. Adesso non si vede che è buio. Sì, è tutto buio, non si vede niente. C'è scritto omelette. Questa è una sorta di frittatina che avevamo comprato ancora in Francia. Un omeletto c'è scritto. Che adesso Omelette. siamo un po' nelle curve. Sì, che è già omelette, tardi, sono le 10:10. pomme de nature. Vediamo che esce fuori da sto pataccone. Questo qua. pataccone qui. Come sto qua. Sa com'è questa roba qua? Questa robina qua. Era un bel po' che era in frigo, eh. Non è scaduta, ve l'assicuriamo. No. Ah, la scadenza non è scaduta. Ma quella roba scaduta è ancora più buona. Già, è più buona, è la roba scaduta. Vediamo com'è questa roba. Ma Magari è buona. Sarà bollente, perché gli ho dato secco proprio con la fiamma. sembra che ci siano patate. Beh, È fatta di patate, sì. È mangiabile. per avere quel peso specifico, secondo me più che patate non potevano essere, perché era proprio pesante, proprio un bel pataccone. Sì. Ah, buona, buonina. Di sapore com'è? Buonina.
Buonina non mi convince molto. Quando dici buonina, perché Assaggia, Pi. inizio a preoccuparmi. Innanzitutto goccia di birra. Cin. Salute. Accidenti, sei ghiacciata. Oh, Era nel freezer. porca miseria. Porca miseria, è congelata proprio. Vediamo cosa dice l'esperto. Beh, L'esperto ovviamente, di gusti. sicuramente le mie sono di un altro livello, cioè I suoi gusti sono di un altro livello. no, le mie frittate. Le tue frittate, ah beh, certo, beh, questo sicuramente, le frittate sì. Ma mi hai fatto preoccupare, pensavo fosse una schifezza, non è Ma male. io non ti ho detto è una schifezza, ho detto è buonina. Non ho detto che è una schifezza. Dai, è commestibile, Sì. non è malvagia. Pensavo fosse una cosa. Ma va. Non è fatta apposta, l'hai fatta. No, ho detto quello che pensavo. Sì, dai. Non Vabbè. è che chissà quale sapore si sente, tanto il sapore della patata è buono Sì, più che altro è quello. e nient'altro. Però Va bene, dai. per tacconare, questa qui l'avevamo acquistata per tacconare quelle sere, quelle volte che non c'hai voglia di sbatterti. Difatti Sì. mi sono messo a fare 2 lanci al molo, poi ci siamo dovuti spostare Mm. alla ricerca di questo parcheggio perché volevamo cambiare location, e una balla e un'altra si sono fatte le 10 passate. Vabbè. Mangiamo, va? La togli dalla confezione, la butti in padella, scaldi, Mm. 3 minuti e Sì. ceni. Io l'ho finita. Lui Adesso invece ne ha avanzata un po' per farsi il panino. l'ho tagliata a metà e l'ho messa dentro il panino. Adesso Cinzia ci è rimasta male, no? Perché dice no, io l'ho mangiata tutta, adesso come faccio? Non posso farmelo io. Se lo mangi te. Guarda qua, guarda che roba, guarda. Col salame. Però un po' di salame lo volevo perlomeno. No, neanche il salame. Ne pappo tutto io. Guarda, guarda. E poi, come se non bastasse, Pure il patè d'olive. Guarda che panozzo che mi sono tirato fuori. Piacerebbe, Beh, mangiatelo tutto. Io il pezzo di per forza che me lo frittata mangio, mia me lo sono mangiato. Ammazza, oh, non riesco neanche a chiuderlo. Buono, Sì. Tieni, amore mio, tieni. E io l'ho mangiata la mia parte di Ti pare che frittata. non facevo questo bel panino e non lo condividevo con te? Lo so, però io la mia parte l'ho mangiata di frittata. Vabbè, se vuoi me lo riprendo. Ti do solo la frittata, mi tengo il salame. E il pane. Mangia, dai. Cosa c'è nel sacchetto? Na. Sembra che ho una pietra in mano. Sì. Madonna, pesa come una pietra. Papà! Il bombolone che abbiamo comprato stamattina alla crema. Questo è quello alla crema. Abbiamo preso anche uno al cioccolato. C'è una quintalata di zucchero, ciao. Cioè, non sono. Allora, l'abbiamo comprato in quel supermercato che si chiamava. Non mi ricordo il nome adesso, comunque. Vabbè. Quello grandissimo Non è di stamattina. Mettiamo le mani, non è roba di alta pasticceria, non no. era una pasticceria. No, non ma è- avete è visto, roba no, di quando l'abbiamo supermercato, comprato. che noi di solito al supermercato non li compriamo. Però ci trovavamo lì, abbiamo detto,
Abbiamo visto Era tutti lì, sti dolci. tutti ci stava dicendo prendimi, prendimi, e l'abbiamo preso, no? Adesso lo assaggiamo. C'è una roba gialla dentro. Boh, assaggeremo. Tieni. Vediamo un po', Vado io. Vai, Rich. Che strana sta crema. Che è? No, c'hanno un gusto bello fresco però. Ah, buono. Diciamo che non è malvagia, Ah, adesso lo mangio anch'io. Non è malvagia. Mm. Assaggia, Una crema particolare questa. È fresca anche perché comunque l'abbiamo messa in frigo, ma è già più di un'ora che sono fuori. Vero che non è malvagio? Buono. Ci avrei scommesso che dicevo così. Buono, sì. Eccola lì. Buono, buono. Buono, Ha cambiato espressione, con questo sorrisetto lì. Che bello, mio amore. Guardate dove si è messa Cinzia. Guardati come se fosse pieno inverno. La mia bimba, guardate come si è messa qua, appoggiata alle mie gambe. Con la copertina. Mm?